Il Camarga è una delle razze più antiche del mondo, probabilmente presente prima della nostra era. Rimane la questione dei suoi antenati. Non sappiamo quale influenza possano aver avuto i cavalli orientali, berberi, asiatici e celtici. Si ritiene che ciascuno abbia svolto un ruolo, più o meno importante, quando si riproduceva tra di loro, allo stato brado. Diverse teorie sono state avanzate, ma nessuna è una certezza. Il primo sarebbe che il Camarga è un cavallo originario delle paludi della regione. Un secondo suppone che sia stato influenzato dal cavallo berbero, con il quale condivide alcune caratteristiche. Un terzo traccia l'influenza dei cavalli celtici che erano popolari per le loro abilità di combattimento. Il quarto sarebbe che il cavallo Solutré sarebbe imparentato con il Camarga. Comunque sia, è certo che i cavalli selvaggi sono stati menzionati in Camarga almeno dall'epoca romana. Nel 1729 furono istituiti i primi depositi di stalloni nella regione per trasformare il Camarga in un cavallo da guerra. Ma gli incroci non daranno risultati positivi. Nel 1806 gli incroci furono nuovamente praticati, con lo stesso obiettivo, nelle scuderie della Provenza, riorganizzate da Napoleone I, che introdusse stalloni di varia provenienza. La base del lavoro essendo il Camarga, gli eserciti di Napoleone requisirono un gran numero di cavalli dalla regione nel 1807. È in questo momento che inizierà la degenerazione della razza. Innanzitutto perché gli allevatori, per paura di veder partire i propri cavalli, si sbarazzano dei migliori, per sostituirli con cavalli difettosi, che saranno sicuramente ignorati dall'esercito. Poi, avranno un ruolo anche le alluvioni del 1789 e del 1791, che causeranno epizoozie e malattie, intaccando il vigore delle cavalle. Mentre il Camarga è già debole, il suo pascolo sarà ridotto a causa dello sgombero e dell'inaridimento delle paludi. Intorno al 1875 il declino, che durerà più di un secolo, si intensificherà, e nel 1905 rimarranno solo una quindicina di mandrie. L'agricoltura, che predilige il cavallo da tiro, indebolisce ulteriormente il Camarga, quando i contadini importano cavalli bretoni e cavalli da tiro dal Maine. Intorno al 1950, la generalizzazione della meccanizzazione si aggiunse alla lunga lista di ostacoli che il Camarga doveva affrontare. Mentre la sua estinzione sembrava inevitabile, il Camarga verrà salvato grazie all'opera cinematografica Crin Blanc, interamente girata nella regione, che racconta la storia di uno stallone selvaggio aiutato da un bambino. Molti cambiamenti nell'allevamento e nell'organizzazione delle mandrie avverranno negli anni a seguire. Nel 1964, l'associazione è stata creata da allevatori preoccupati per la conservazione della razza. Il 17 marzo 1978 fu adottata la creazione del Parco Naturale Regionale della Camargue, che consentirà una nuova selezione della razza. Con 1 milione di visitatori dal 1995, si moltiplicheranno le maneide turistiche, che spingeranno gli allevatori a regolamentare l'attività. Il Camarga, che oggi conta circa 8.000 cavalli, è uno degli ultimi rappresentanti che vivono allo stato brado in Francia.